ordiniamo i file e le cartelle per tipo. Come vedete parte da cartelle, poi troviamo i file PNG, file zip, e lo stesso in decrescente. Ordiniamo per dimensione, quindi quelli che non hanno una dimensione poi va ovviamente crescendo dal più piccolo al più grande, e viceversa parte dal più grande fino al più piccolo. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odl. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della cartella di default per ogni utente all'interno del cloud. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire l'ordinamento dei dati all'interno del nostro cloud. Quindi sostanzialmente assegneremo le immagini per ordinare i dati come avviene per le nostre tabelle, quindi l'immagine per l'ordinamento crescente e decrescente, e faremo l'ordinamento sia per quanto riguarda il nome, l'ultima modifica, la tipologia e anche la dimensione. Bene, ovviamente non potremo andare a ordinare i dati come abbiamo fatto per quanto riguarda le nostre tabelle, perché ovviamente stavamo andando a fare direttamente l'ordinamento tramite la query all'interno del nostro database. In questo caso noi stiamo andando a fare con la funzione readDir la lettura di tutto il contenuto della cartella selezionata, e poi con OpenDir apriamo la cartella e con readDir facciamo partire il ciclo while sul contenuto della cartella, e ovviamente non possiamo andare a ordinare direttamente i nostri dati. Quello che possiamo fare però è tramite il ciclo while con la funzione readDir e andare a associare all'interno di un array all'indice di riferimento il dato di riferimento. Quindi con readDir andiamo a recuperare e inserire all'interno di un array tutti i valori, e poi tramite un ciclo for each andiamo a stampare il contenuto del nostro array. Quindi per prima cosa andiamo a fare questa modifica qua, quindi a recuperare i dati e a riprodurre l'elenco dei nostri dati scorrendo l'array. Quindi per prima cosa all'interno del ciclo while dobbiamo incrementare la variabile m, quindi per l'indice di 1, e associare all'array indice, lo definiamo così, all'indice m, quindi definiremo un array multidimensionale, quindi una matrice, al campo nome, come primo dato la nostra variabile i, quindi il nome del file o della cartella selezionata col ciclo while. Bene, poi definiremo all'interno dello stesso array all'indice ultima modifica, quindi umod. Qua ho dimenticato di chiudere l'apice, quindi umod, il risultato della funzione date dmy di file time, e gli passiamo ovviamente il percorso del file o della cartella selezionata in questo modo. Poi se si tratta, allora questa parte di codice andiamo innanzitutto a tagliarla, anzi a copiarla, e la incolliamo in un nuovo progetto. Ok, quindi dicevamo
Questa funzione la possiamo cancellare, quella per il colore delle righe. Ok, quindi se non si tratta, scusate, di una cartella, ci recuperiamo l'estensione e all'interno dell'array, sempre all'indice m, di tipo, ci mettiamo la nostra variabile est, bene, e poi se si tratta sempre di un file, all'indice size impostiamo il file size. Bene, questo per quanto riguarda i nostri file, quindi tutta la parte della stampa la possiamo anche cancellare. Altrimenti l'array indice dm all'indice tipo sarà uguale a cartella, qua dobbiamo anche concatenare file, quindi file spazio estensione, bene, e poi indice dm di size. Per quanto riguarda le cartelle avevamo detto di lasciare uno spazio vuoto, quindi non stampare nulla. Perfetto, quindi tramite il ciclo while andiamo a recuperare tutti i dati e inserirli sotto forma di matrice all'interno del nostro array. Bene, e poi una volta che abbiamo recuperato i nostri dati, facciamo partire un ciclo for each di $indice as id, ce ne mettiamo 2 di id, freccetta valore, quindi all'interno di questo ciclo for each ricostruiamo la nostra tabella. Quindi rieseguiamo il controllo e stampiamo i nostri dati. Quindi vediamo un attimino di correggere. Allora, questa variabile non la chiamiamo m ma n, quindi se il modulo di n di 2 è uguale a 0, allora definiamo i bg color uguale a un colore, altrimenti lo impostiamo bianco. E ovviamente ad ogni ciclo for each incrementiamo la variabile n di 1, quindi $n più. Perfetto. Poi if isDir default dir non i ma valore al campo nome è uguale a false, quindi non è una cartella. Andiamo a recuperare non l'estensione perché l'abbiamo già associata all'interno di un array. Andiamo a definire le righe e ci modifichiamo tutti i dati. Allora, qua ci va la variabile bgcolor, poi qua ci va valore al campo nome invece della variabile i, poi
No, in realtà l'estensione ci serve. Non dovevo cancellarla, giustamente. Allora, quindi qua ci recuperiamo l'estensione. Su valore di nome, in questo modo. Quindi dicevamo, qua inseriamo l'immagine in base all'estensione, e ovviamente qua ci va default dir slash valore di nome e nuovamente valore di nome. Poi qua l'indice non è m ma è n. Qua ci va nuovamente variabile di nome, e anche qua default dir slash variabile di nome. Insomma, andiamo a modificarci tutte le i con variabili di nome. Poi nella cella dove viene stampata la data, qua non ci va ovviamente la funzione date nuovamente, ma ci va valore al campo umod. Poi al campo tipologia, qua ci va valore il campo tipo, e per finire nell'altra cella il file size, qua ci va la variabile valore al campo size. Bene, poi ci resta da modificare le altre funzioni in JavaScript. Ovviamente dobbiamo passare sempre la variabile valore all'indice nome, in tutte quante ovviamente. Perfetto, questo per quanto riguarda i file. Altrimenti, se si tratta di una cartella, andiamo anche qua a modificarci i dati. Allora, nel primo ci va valore di nome, qua default dir slash valore di nome, poi nella prima sempre valore di nome, ok. Poi nella seconda cella invece ci va valore al campo umod, ultima modifica. Poi qua ci va valore al campo tipo. Qua ovviamente ci va valore al campo size, non possiamo lasciare lo spazio vuoto. Bene, e poi qua per finire ci va nuovamente la variabile valore di nome. Perfetto, direi che ci siamo, quindi salviamo. F5, qua non ci sta stampando il nome del file, e scusate, il nome per quanto riguarda le cartelle. Perché non l'abbiamo modificato qua. Quindi salviamo. F5, perfetto. E come vedete non è cambiato praticamente nulla. Abbiamo ricostruito il nostro elenco,
con l'unica differenza che ora abbiamo inserito i dati all'interno di un array associando un indice di riferimento. Bene, ora quello che dobbiamo fare è inserire nell'intestazione a fianco al nome, ultima modifica, tipologia e dimensione, i tasti per l'ordinamento, e quindi qua prima di nome inseriremo img, src, icone, slash ask.png, title, li diciamo ordinamento crescente, width 10 pixel, ora non mi ricordo la dimensione, poi andiamo nel caso a modificarla, e chiudiamo il tag img e poi li aggiungiamo dopo nome l'immagine desk.png e qua gli diciamo ordinamento decrescente. Quindi salviamo, F5, perfetto. Magari distanziamo un attimino le voci con uno spazio, prima e dopo il nome. Bene, e ci concentriamo ora sul nome. Quindi al clic sulla nostra immagine invieremo i dati allo stesso file e procederemo all'ordinamento del nostro array. Quindi gli diremo, allora andiamo un attimino a capo, che in realtà non mi piace, poi come aggiungiamo sono le funzioni, occupiamo troppo spazio. Allora al clic sull'ordinamento crescente richiameremo la funzione, quindi on click richiameremo la funzione ordinamento, e li passiamo come valore ask, nome ask, e al clic invece sull'immagine per l'ordinamento decrescente gli diciamo on click ordina nome desk. Perfetto, salviamo. Allora questo file lo possiamo anche chiudere e apriamo il file cloud personale e definiamo una nuova funzione. Quindi definiamo la funzione function ordinamento, che prende in ingresso l'ordine, e alla chiamata della nostra funzione abbiamo chiamata ordinamento, perfetto, faremo un get html allo stesso file, ovviamente elenco file, lì passiamo il percorso, la cartella e un ulteriore dato che lo chiamiamo ordine con il valore ordine, quindi la variabile che riceve in ingresso alla nostra funzione. Perfetto, quindi salviamo e in elenco file ci scriviamo, magari prima anche del ciclo while, echo $_get, l'abbiamo chiamata ordine, giusto per test, per vedere se stiamo ricevendo correttamente i nostri dati. Quindi salviamo, F5, clicchiamo su ask e come vedete qua nome ask, clicchiamo su desk, qua ci scrive nome desk, perfetto, quindi sta funzionando correttamente. Ora vediamo come poter innanzitutto ordinare un array multidimensionale in PHP.
lo dovremo fare prima del ciclo for each e vediamo quali parametri dobbiamo passare alla nostra funzione per l'ordinamento, in modo da fare magari una stringa unica. Allora, concentriamoci per esempio sul nome e facciamo un ordinamento di default. Qua di default lo fa per nome, l'ordinamento per nome crescente. Vediamo di fare invece l'ordinamento per nome decrescente. Dovremo richiamare la funzione array multisort, che ha bisogno della funzione array column, che prende in ingresso l'array principale, indice, virgola, e come secondo valore l'indice per cui riordinarlo, in questo caso per nome, abbiamo detto. Bene, e la funzione invece array multisort come secondo valore prende la dicitura sort desc, in questo caso per l'ordinamento decrescente, e poi nuovamente l'array indice. Quindi dovremmo utilizzare questa dicitura. Quindi salviamo, premiamo F5 e sparisce tutto, perché non è column ma column. Salviamo, F5, perfetto. E come vedete ora l'ordinamento non è più per nome crescente ma per nome decrescente. Come vedete parte da test2, test rinomina, test css.zip e add.png. Qualora mettessimo nome sort ask, noteremo che l'ordinamento sarà come quello di default. Vedete? Parte da add.png e finisce con test2. Bene, ora se volessimo ovviamente rinominare l'array crescente per ultima modifica, quindi umod, dovremmo qua cambiare l'indice con umod. Salviamo, F5, e come vedete va a ordinare l'array dal 21 marzo 2024 alle 15:25 sino al 22 marzo 2024 alle 15:31. Perfetto. E lo stesso ovviamente lo possiamo replicare per gli altri campi. Quindi innanzitutto alla nostra funzione gli passiamo per l'ordinamento il campo da ordinare e la dicitura sort ask o sort desc. Quindi nella funzione qua, allora individuiamo l'elenco. Sono andato un po' troppo su, ecco qua. Alla nostra immagine e quindi alla funzione ordinamento, se è per nome crescente gli passiamo qua l'indice nome e come secondo valore l'ordinamento, quindi sort ask, mentre in decrescente sort desc. Quindi gli passiamo i due valori. Quindi alla funzione riceverà il campo da ordinare e l'ordine, e tramite Ajax gli passiamo quindi il campo uguale a più campo and ordine uguale ordine. Quindi salviamo e nuovamente nel nostro file, prima del ciclo for each, facciamo array multisort array column indice $_get campo, quindi il campo da ordinare, e qua invece di sort ask ci stampiamo get ordine. Perfetto, salviamo, F5, forse vuole i doppi apici,
mi sa che vuole i doppi apici. Vediamo un po'. Altrimenti abbiamo commesso qualche errore. F5, sì. Abbiamo commesso qualche errore. Allora proviamo a cambiarli. Allora il campo lo lasciamo, li cambiamo qua l'ordinamento e li mettiamo sort desk per test, quindi va a prendere dinamicamente il campo, invece l'ordinamento glielo diamo di default decrescente, quindi F5. Quindi sta funzionando, è quello il problema. Quindi allora quello che possiamo fare è, se settato get campo, almeno riduciamo le righe di codice. Non ho capito per quale motivo non lo vado a leggere. Gli diciamo if get ordine è uguale a sort ask allora fai l'ordinamento crescente, altrimenti facci l'ordinamento decrescente. Quindi sort desk, perfetto. Quindi salviamo, F5, ordinamento crescente non cambia nulla, ordinamento decrescente come vedete va a ordinarli correttamente, perfetto, quindi sta funzionando. Ora dobbiamo andare a inserirlo anche per gli altri campi, quindi iniziamo dall'ultima modifica, quindi aggiungiamo le nostre righe, e qua ci scriviamo ultima modifica, e come valore ovviamente qua ci andrà umod, sort ask e umod sort desk. Salviamo, F5, effettuiamo l'ordinamento per data crescente, come vedete parte dal 21 marzo sino al 22, facciamo l'ordinamento decrescente e parte dal 22 marzo sino al 21. Bene, ora facciamo la tipologia e la dimensione, quindi qua ci mettiamo tipo, quindi ordinamento tipo ask e tipo desk e poi le dimensioni, quindi qua dimensioni, campo era size se non sbaglio, perfetto, quindi salviamo, F5, ordiniamo i file e le cartelle per tipo, come vedete parte da cartelle, poi troviamo i file png, file zip, è lo stesso in decrescente, ordiniamo per dimensione, quindi quelli che non hanno una dimensione poi va ovviamente crescendo dal più piccolo al più grande e viceversa, parte dal più grande fino al più piccolo. Perfetto, quindi sta funzionando correttamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida aggiungeremo un campo di ricerca all'interno del nostro cloud in modo da filtrare i dati all'occorrenza.